Questo video nasce dall'esperienza proprio dell'immaginazione e dell'osservazione. Vedremo un paesaggio 20x25 eseguito ad olio su tela. Naturalmente la cosa fondamentale sarà di questo paesaggio non tanto il soggetto e il risultato finale, ma è fondamentale saranno dei passaggi e delle possibilità che avremo noi all'interno di questo dipinto di osservare come questo dipinto che io andrò a fare possa essere formato da tanti piccoli esercizi, e poi vedremo proprio nello svolgersi del dipinto cosa intendiamo fare e come noi vogliamo svolgerlo. Adesso ve lo prendo e ve lo mostro, ed è questo qui. Questo dipinto che io vi ho mostrato non è altro che la risultanza di una mia osservazione. Non vi sono neanche dei bozzetti, quindi è una conoscenza profonda ovviamente del luogo e una soluzione che io ho trovato per riuscire a rappresentarlo. Però, come vi ho detto, fondamentale è il modo, l'atteggiamento pittorico che io ho avuto nei confronti di questo dipinto e come certi passaggi siano proprio esercizi, secondo me, utilissimi per delle persone che possono mettersi adesso in cammino per fare questa avventura che è proprio quella della pittura. Ovviamente all'interno del video io parlerò della pittura realista, di cosa vuol dire la pittura di paesaggio e di come noi possiamo interpretare anche il passato per riuscire proprio a usarlo, proprio in questi termini, usare il passato per riuscire a comprenderlo e aiutarci proprio ad esprimere il presente. Quindi vi auguro una buona visione a tutti e a tutte voi. Questa è una tela 20x25, qui abbiamo del bianco di titanio e abbiamo del blu cobalto. Io adesso lo vedete sulla destra dello schermo, io sto mischiando questo colore per ottenere un azzurro abbastanza chiaro e un azzurro un poco più scuro, ma leggermente più scuro, per fare lo sfondo di questo paesaggio. Questa tela non è stata preparata. Avevo fatto un esercizio che poi ho proposto qui sul canale, dove avevo utilizzato numerosi verdi, soprattutto il verde vescica, soprattutto il blu cobalto e anche il Winsor, giallo Winsor. E ovviamente io cosa ho fatto? Alla fine dell'esercizio ho sparso il colore e su tutta la tela, e per cui ho ottenuto questo sfondo che ho lasciato lì, e quindi mi sono permesso di utilizzarlo poi quando era necessario e lo trovavo necessario. Quindi ho visto questa tela e ho pensato di fare questo piccolo paesaggio e quindi di strutturarlo in una maniera particolare, in modo che vi sia un controluce, un falso controluce, nel senso che una parte della vegetazione sarà controluce, l'altra parte un poco meno, e poi avremo proprio una risultanza di molta luce nel prato che verrà di fronte a noi. Ecco, questo dipinto l'ho voluto fare esclusivamente per coloro che appunto cominciano un poco a dipingere e si chiedono cosa fare, come iniziare per poter avviare questo tipo di pratica. E ciò che è importante e interessante fare, a mio avviso, è quello proprio di curare la pennellata, cioè di iniziare proprio non tanto, e ovviamente è auspicabile che si faccia, quello di provare i colori, di vedere qual è la loro particolarità e la loro qualità, però di provare innanzitutto proprio la pennellata, di vedere come noi riusciamo praticamente a stendere un colore in maniera uniforme in una superficie. E questa è una cosa fondamentale che si deve fare, e si deve fare con più pennelli a seconda della nostra possibilità che abbiamo di averne, naturalmente, dal più grosso e dal più piccolo, cercando proprio di partire dalla creazione di un colore e poi ovviamente continuare a coprire quella superficie
e quando il colore finisce sulla tavolozza essere capaci di ricreare lo stesso colore per riuscire poi a unirlo allo sfondo che si sta facendo e quindi a recuperare proprio tutta l'esercizio pittorico che sta proprio nel avere un rapporto fra colore, fra modo con cui lo si può ottenere, quindi si può riottenere, e pennellata che noi diamo sulla tela. Vedete come questo colore, se io lo vedo nella parte destra, noto che il colore è naturalmente un pochino più scuro di come lo vedo quando lo metto sulla superficie colorata di verde. Questo perché abbiamo visto l'influenza proprio del colore e la sovrapposizione, l'accostamento dei colori, soprattutto se noi accostiamo dei colori chiari, dei colori scuri, ci fanno sembrare i colori che apparentemente erano scuri sopra una superficie chiara un poco più chiari se li mettiamo su una superficie più scura, come in questo momento. Vedete questa parte qui del cielo, della sommatoria del cielo, della sommità, scusate, del cielo è più azzurrina, e ovviamente avrò bisogno di una tinta intermedia per poter unire queste due parti e quindi far sì che questo cielo sia uniforme avendo una piccola e leggera tonalità più scura verso il margine superiore della tela. Questo naturalmente è un quadro piccolo, un piccolo lavoro, però è necessario, secondo me, proprio anche infondere questo tipo di atteggiamento, di convinzione nelle persone che iniziano proprio a fare un percorso di pittura d'olio, di non cominciare con cose complesse, ma anche se stiamo sulla sintesi e su una pittura più veloce, avere la possibilità di giocare e di avvicinarsi a supporti sempre piccoli, in modo tale da poter avere più controllo sul mezzo stesso e poi riuscire poi a vedere, a sviluppare la possibilità di intervenire e di modificare ciò che si sta facendo in maniera più breve, in maniera più precisa, e che soprattutto corrisponde alla nostra volontà di azione sul dipinto che si deve fare. Adesso, una volta che io ho concluso la parte del cielo, cosa faccio? Io colmo e vado a individuare quelli che sono i pezzi di cielo che io intravedo dai rami degli alberi. Ecco, questa qui è una pratica ovviamente che è figlia dell'invenzione in questo caso, perché come avete visto io l'unico riferimento che ho è proprio il dipinto che avevo in mente, e quindi che è la sommatoria di tutte le idealizzazioni che io mi possa essere fatto e dei ricordi che io possa aver avuto nel disegnare, nell'osservare, e nel quindi avere in mente di trasformare un po' la natura secondo la mia necessità. Però quello che è interessante è, indipendentemente che questo sia fatto a memoria, di invenzione, oppure sia copiato dal vero oppure da una fotografia, di cercare proprio di cogliere quella che è la sintesi dell'albero, del fogliame che abbiamo davanti, se facciamo ovviamente un disegno così piccolo, per poi dopo avere la possibilità in un secondo tempo di intervenire con un colore, come vediamo, più scuro, e quindi di giocare con questi elementi, tenendo sempre presente che ciò che noi vogliamo ottenere, che è questa luce che viene fuori dai rami, noi l'abbiamo ottenuta preventivamente, l'abbiamo tenuto in un primo momento, cioè prima e ancora di mettere gli scuri. Quindi ci aiutiamo a crearne magari di nuove in un secondo tempo, però già partendo da una base che ci consente di ragionare proprio in termini di negativo, di disegno al negativo, come avevo fatto vedere in un dipinto che avevo poi realizzato su Dibond, sempre qui sul canale, naturalmente. E quindi il colore che io prendo è un colore che è simile, se non uguale, al colore che io ho usato naturalmente per ottenere la tonalità del cielo, e quindi realizzare queste luci
che penetrano i rami è necessario per riuscire proprio anche a creare un dialogo fra la natura che sta sotto e il cielo, naturalmente, che sta sopra. Il paesaggio è un tema ricorrente su questo canale, ma anche un tema ricorrente per quasi tutto l'Ottocento e anzi nell'Ottocento proprio che ha la sua esplosione, perché il pittore si trova praticamente piano piano a perdere la committenza e quindi a concentrarsi sulla possibilità di trasporre ciò che è una sua visione della natura in questo caso e del paesaggio, ma anche poi conseguentemente del paesaggio urbano, cioè tutto ciò che è fuori di sé e quindi tutto il paesaggio che gli si pone davanti agli occhi, che è fonte di ispirazione, di suggerimento nel momento in cui lo guarda e quindi decide proprio di trasportarlo sulla tela, oppure anche proprio perché si è liberato in qualche modo, volente o nolente, diciamo, della committenza e quindi magari della committenza religiosa che ovviamente dava la possibilità ai pittori di esprimersi per quanto riguardava il paesaggio, però era sempre in secondo piano rispetto a quelle che erano le immagini che lui doveva presentare. Qui invece si tratta proprio di dedicarsi al paesaggio e di sgomberare esso sempre molto più spesso dalla presenza dell'uomo, anche se ovviamente il paesaggio con i caratteri, con le storie, con le vicende umane ha sempre permeato e quindi è sempre stata fonte anch'esso di ispirazione. Pensiamo a tutti i pittori che dipingevano proprio questo stile, questo genere che poi è diventata proprio la pittura di racconto della campagna e di racconto di uomini che proprio sono all'interno sia della campagna ma anche nobili che sono all'interno proprio del paesaggio, dei giardini, e quindi l'uomo che non è l'interprete principale in quanto personaggio biblico o personaggio mitologico, ma in quanto proprio persona normale che in quel momento sta vivendo la società del suo tempo. Ecco, però voglio dire, il paesaggio poi diventa un'occasione proprio di ricerca in maniera proprio fortissima, e proprio per questo proprio vi è questa necessità di contemplazione del paesaggio che poi a sua volta diventa proprio contemplazione dell'opera che abbiamo davanti e che il pittore ha tradotto dal punto di vista suo, che ha osservato il paesaggio e ce lo ha riproposto. Tutti noi abbiamo in mente, e quando andiamo a vedere i musei lo vediamo benissimo come dalla fine del Settecento questi paesaggi sono sempre di più presenti, fino a creare delle vere e proprie scuole, come abbiamo visto. E quindi in Italia vi è quella proprio molto presente dei macchiaioli che abbiamo anche di cui abbiamo parlato anche in numerosi video e numerose live soprattutto, ma anche tutta la pittura dell'Ottocento che non si riconosceva affatto in schemi o in situazioni ben definite, ma in maniera proprio singolare e solitaria il pittore faceva proprio uso di questi spazi che aveva davanti per farne una fonte proprio di ricerca pittorica sempre più costante. L'altro giorno mi veniva in mente un bellissimo scritto di Schopenhauer che parlava del piacere estetico. Io vi consiglio proprio di andarla a leggere perché è proprio interessante, e negli scritti che parlano dell'oggetto dell'arte, niente di così particolarmente particolarmente astruso oppure difficoltoso da
da introiettare, ma che ci fa capire proprio come sia importante, interessante vedere la pittura e osservarla e comprenderla in sua ottica globale, cioè di inserimento nel pensiero e nelle azioni anche di tutto il resto della ricerca, che non è solo pittorica, ma è filosofica, ma è musicale, è scientifica. E quindi il pittore, come uomo del suo tempo, sente questi suggerimenti che gli vengono dal proprio tempo e si cala in maniera necessaria e fondamentale dentro di esso. E dice, ovviamente, Schopenhauer parla e dice: nella contemplazione estetica che riconosciamo due elementi inseparabili, cioè la conoscenza dell'oggetto. Ad esempio, io vedo un albero non come un particolare, cioè non come quell'albero che in quel momento sto vedendo, preciso, ma come un'idea platonica che io ho di albero. Quindi io quando penso a un albero penso proprio a un'idea io particolare di albero, anche se io posso dire una quercia invece di dire, non so, pino, però io ho un'idea proprio platonica stessa. E invece praticamente il puro oggetto che io ho davanti, che non ha assolutamente nessun riconoscimento da parte mia, proprio nella mia memoria, ma lo vedo per la prima volta, quindi oggettivo. E dice che la condizione per la quale i due elementi si trovano sempre uniti è l'abbandono di quel modo di conoscenza secondo il principio di ragione, che invece è l'unico valido per il servizio della volontà. Quindi ora vedremo che il piacere estetico, praticamente suscitato dalla contemplazione del bello, proviene da questi due elementi, talora più dall'uno e talora più dall'altro, quindi secondo l'oggetto della nostra contemplazione estetica. Quindi quando anche guardiamo un dipinto, questo va noi andiamo alla ricerca di qualcosa di nostro, platonico, di un'idea nostra che abbiamo dell'albero o del sole o del mare, e proprio quell'albero che in quel momento noi stiamo vedendo. E questo succede anche quando siamo davanti praticamente a un paesaggio, che non è detto che sia dipinto, ma proprio a un paesaggio naturale. E quindi noi cerchiamo proprio nella nostra memoria di mettere a contatto queste due sensazioni. Adesso qui ho messo il giallo Windsor, il verde vescica, naturalmente, è l'ocra gialla. E con questi colori io vado a dipingere quello che è il prato, proprio davanti a queste fronde, che saranno proprio il punto medio del dipinto, quindi che sta tra me e il cielo che io vedo davanti. E poi lui fa una considerazione veramente interessante, che spiega come questa contemplazione che noi abbiamo nei confronti dell'oggetto estetico sia fondamentale, sia unica. Lui dice praticamente che ogni volere scaturisce da un bisogno che noi abbiamo, cioè da una mancanza, cioè ci manca qualcosa, quindi abbiamo bisogno di qualcosa per appagare questo desiderio, oppure ovviamente questo desiderio non viene appagato, quindi ne doliamo di questa cosa, proviamo dolore. E quindi l'appagamento pone un termine a queste nostre azioni. Un desiderio che viene soddisfatto, ve ne sono, dice, al 10 che almeno non lo sono. Inoltre il desiderio dura a lungo, no? Le esigenze vanno all'infinito, la soddisfazione è breve e avaramente misurata. Ma l'appagamento finale stesso è soltanto apparente. Il desiderio soddisfatto cede subito il posto a uno nuovo. Quello è un errore conosciuto, questo ancora da conoscere. Nessun oggetto della volontà può dare, una volta ottenuto, una soddisfazione duratura e inalterabile. Esso è simile soltanto all'elemosina che si getta al mendicante che oggi gli salva la vita, per prolungare sino all'indomani il suo tormento. Ma io penso, e dico, tra parentesi, io penso anche a coloro che collezionano qualcosa, o coloro che bramano avere qualcosa, e poi noi lo conosciamo benissimo nella nostra società questo. Questo dura veramente poco. Perciò, finché la nostra coscienza è riempita dalla nostra volontà, finché ci abbandoniamo all'impulso dei desideri
col suo carico di speranze e di timori, finché siamo soggetti della volontà, non ci sarà più per noi né felicità duratura, dice Schopenhauer, né riposo. Inseguire o fuggire, temere il male o bramare il piacere è in realtà la stessa cosa. L'inquietudine di una volontà sempre esigente, sotto qualsiasi forma, riempie ed agita continuamente la coscienza. Ma senza pace non è possibile nessun vero benessere. Perciò il soggetto della volontà è sempre attaccato alla girante ruota di questo desiderio, attinge sempre col vaglio delle Danaidi, e qua lui ha una visione mitologica, e Tantalo che eternamente si strugge. Ma quando un'occasione esteriore o una disposizione intima ci strappa improvvisamente all'infinito torrente del volere e sottrae la conoscenza alla schiavitù della volontà, quando l'attenzione non è più rivolta ai motivi del volere, ma concepisce le cose fuori dal loro rapporto con la volontà, e perciò le considera senza interesse, senza soggettività, soltanto obiettivamente, tutta abbandonata in esse, in quanto non sono motivi, ma pure rappresentazioni. Allora quella pace, ricercata sulla prima via del volere, ma sempre sfuggita, giungerà da sé ad un tratto e noi saremo completamente felici. È questo lo stato senza dolore che Epicuro stimava come il bene più alto e come la condizione degli dei. Infatti siamo per quell'istante liberati dal basso impulso del volere e celebriamo solo il piacere. Ma questo stato è appunto quello che innanzi abbiamo descritto come indispensabile alla conoscenza dell'idea. È la contemplazione pura. L'assorbimento nell'intuizione, il perdersi nell'oggetto, l'oblio, la dimenticanza di ogni individualità, la soppressione del modo di conoscenza che segue il principio di ragione e afferra soltanto le relazioni. È lo stato in cui nello stesso tempo e inseparabilmente la cosa particolare contemplata assurge a idea della sua specie. Quindi il paesaggio che io vedo assurge a idea di quella specie, cioè della natura. In quel momento lì, per noi la natura è rappresentata da quello che noi vediamo, dal paesaggio che vediamo in quel momento, tanto per dire. E allora è l'indirizzo conoscente a puro soggetto della conoscenza indipendente dalla volontà. E allora ambedue, come tali, non stanno più nella corrente del tempo e di tutte le altre relazioni. Allora è indifferente contemplare il tramonto del sole da un carcere o da un palazzo. Quindi lui dice, e continua ancora citando proprio la pittura, dice: una disposizione interiore, un predominio della conoscenza sulla volontà possono occasionare questo stato in qualsiasi circostanza. Ne fanno prova quegli eccellenti pittori olandesi che rivolsero tale contemplazione puramente oggettiva agli oggetti più insignificanti e lasciarono un monumento duraturo nella loro oggettività e serenità di spirito, nella natura morte, ad esempio, che l'osservatore di gusto estetico contempla non senza commozione, perché esse gli presentano lo stato d'animo dell'artista pacifico, sereno, scevro di volontà, che era necessario per contemplare così oggettivamente cose tanto insignificanti. E mentre il quadro invita anche lui a prendere parte a questo stato, la sua commozione è spesso accresciuta ancora dal contrasto con lo stato d'animo inquieto e turbato da impetuoso volere nel quale egli stesso si trova. Col medesimo spirito anche i pittori di paesaggi, specialmente Ruisdael, che io vi consiglio di andare a vedere, Ruisdael, hanno spesso dipinto oggetti campestri assai insignificanti, producendo così lo stesso effetto, ma in modo ancora più piacevole. Ecco, vi ho letto questo per dirvi come proprio questo stato d'animo che a noi ci sembra oggi scontato era oggetto di riflessioni profondissime, e queste riflessioni portavano proprio l'oggetto, quello del paesaggio, a surgere a oggetto artistico codificato e quindi accettato completamente e da tutti. Adesso noi abbiamo un'attenzione grandissima
verso per esempio tutti i taccuini dei paesaggi che noi vediamo, delle varie persone che hanno fatto il viaggio in Italia, anche artisti famosi che portavano dietro il loro taccuino e dipingevano i loro schizzi. Ecco, questi schizzi sono per noi diventate opere d'arte, quelle che nella natura e nel momento e nell'intuizione e nella volontà di chi le concepiva opere d'arte non erano proprio solo idee, schizzi per riuscire proprio a catturare in quel momento un'idea che poi gli poteva servire sul dipinto che poi andavano a fare. Quindi erano proprio riflessioni intime. È come se avessero avuto un registratore e avessero parlato con la propria voce, descrivendo in maniera sintetica quello che vedevano, e di quello che vedevano naturalmente registravano ciò che gli interessava loro. Ecco terminata la preparazione del dipinto. Adesso vedete che è comparso il Bruno Van Dyck, che è l'unico colore che è in più in questo momento sulla tavolozza, e siamo al giorno dopo. Il dipinto precedentemente preparato è stato terminato verso le 9 di sera, e io qua verso le 2, le 3 del pomeriggio del giorno dopo io mi metto a dipingere e noto subito 3 cose che per me sono importanti e fondamentali. Il fatto che il terreno, il prato in primo piano è asciugato completamente. Il verde su cui io adesso metto la parte più scura è asciugato completamente. Ciò che non è asciugato completamente naturalmente è che è importante per me, perché mi consente proprio di eseguire quel passaggio, quella sfumatura proprio tra l'esterno che è il cielo e l'interno che è il verde delle fronde, è proprio il cielo, che è proprio il bianco di titanio, che come abbiamo visto, essendo uno dei colori più coprente e più sostanziali, tende ovviamente ad avere un'asciugatura un poco più lenta. Comunque non è bagnato e non è fresco come l'ho dato la sera prima, e se io adesso facessi asciugare il dipinto ancora solo che una notte, l'indomani avremmo il cielo completamente asciutto. Quindi adesso sto facendo una prima stesura di questo colore, che è una risultanza di una mescola, vuoi con più predominanza dell'uno, vuoi con più predominanza dell'altro, di questi 3 colori, che sono il blu cobalto, il Bruno Van Dyck e il verde vescica. Voi lo trovate anche con la scritta sap green, il verde vescica. E quindi io adesso costruisco in maniera proprio sintetica, cercando di frapporre dei piani e di dividere anche un pochino quelli che sono gli elementi, e quindi di costruire un dipinto dove la parte centrale viene un pochino più in primo piano, mentre le 2 parti, soprattutto quella dell'angolino sulla sinistra, che poi mi creerà un pochino di problemi ma che riuscirò bene o male a risolvere, e quella sulla parte destra sono invece un pochino più lontane, quindi mi danno modo di non dipingerle totalmente in controluce. La mia volontà in questo video è quello proprio di lasciarvi tutto il video in modo tale che voi potete riuscire a vedere le pennellate, a vedere proprio dove prendo il colore, e quindi a vedere quali sono tutte le mescolanze che io adopero in questo momento, e i colori che adopero nelle mescolanze nelle proporzioni che voi mi vedete usare naturalmente. Prima, mentre leggevo quel passo di Schopenhauer, pensavo a quanto noi in questo momento ci sentiamo quasi ogni giorno come se fossimo al di fuori della storia. Come in un certo senso il nostro approccio all'opera d'arte ormai ci sembra quasi così scontato e così particolarmente difficile da decontestualizzare in merito alla possibilità che possa esistere una nuova arte dopo tutta quella che c'è stata, ci pone in grandissima difficoltà. Oggi vediamo moltissime tendenze, tra le più varie, tra le più svariate, e tutti quanti noi invece abbiamo proprio questo
di chiaro e di sicuro. Questo sì, noi abbiamo la coscienza di poter arrivare agli oggetti del fare arte. Ecco, questa è la cosa più straordinaria che il nostro secolo e soprattutto quello odierno ci consegna e ci ha consegnato, cioè il fatto che tutti quanti, in maniera naturalmente, ovviamente per tutti intendo coloro che possono prima di tutto ottemperare quelli che sono i bisogni esistenziali di una persona, che è proprio quello di vivere e di mangiare e di abitare in un luogo, cioè tolti questi, tutte le persone che possono anche scegliere di dedicarsi a qualche attività che in qualche modo comporti la messa in gioco dell'animo nostro, può avere la possibilità di arrivare a qualsiasi tipo di strumento. E questo è una cosa positiva da una parte, ma dall'altra parte ci pone in una grandissima confusione, perché quando noi andiamo ad acquistare questi materiali diamo per scontato che questi materiali sono immediatamente usabili e quindi ci troviamo con una grande facilità nell'averli acquistati e nel possederli, ma un grandissimo interrogativo che è proprio quello di dire adesso come li uso, come faccio ad usarli. Mentre una volta cosa succedeva? Succedeva che tu, se volevi usarli, dovevi naturalmente fare un certo tipo di percorso, quello che oggi fa chi praticamente vuole occuparsi di una cosa i cui materiali non sono assolutamente reperibili, come, non so, per esempio avere un laboratorio di biologia o avere un laboratorio di fisica, o avere la possibilità di operare qualche persona, oppure proprio di mettersi in grado di poter riuscire a costruire un'automobile. Ecco, questi materiali che non è possibile avere, quindi per cui bisogna fare tutto un percorso per riuscire ad arrivare ad usarli, è lo stesso, la stessa mentalità, è lo stesso percorso che avevano le persone nel 400 e 500 quando decidevano appunto di dipingere, di fare il pittore. Per cui a nessuno veniva in mente, se non per una ragione proprio di tipo lavorativo e quindi di tipo professionale, di riuscire a fare questo percorso, oppure di fare in modo che i ragazzi, i bambini, le persone che dovevano iniziare, che lui decideva che potessero iniziare questa attività, dovevano fare quel tipo di percorso. E quindi nessuno poteva a 40 anni, a 50 anni, a 30 anni decidere di farlo, questo percorso. Ecco, quest'epoca ci permette di avvicinarci in maniera proprio concreta a questo tipo di attrezzi, però non abbiamo molte volte la possibilità di sapere, di comprendere come questi possono essere usati. E quando noi andiamo nel canale, troviamo su YouTube troviamo video come il mio o come altri, allora diciamo, ecco, forse questa persona ci può dare l'idea, ci può dare la possibilità di comprendere come poterli usare. Io, più che concentrarmi su questo punto, mi concentrerei proprio sulla motivazione che mi porta a usare un certo tipo di oggetto. E lo ripetiamo da tante volte e in tanti modi questo sul canale. Se io voglio agire in un certo modo e quindi non interessarmi a fondo delle questioni che possono riguardare la possibilità proprio che il mio animo, che io stesso possa riuscire a tirar fuori qualcosa di me, di veramente originale, metterlo sulla tela, allora questo è molto più semplice. Però per coloro invece che vogliono fare questo tipo di percorso, è fondamentale riuscire a vedere a riuscire a leggere la nostra storia, a capire da dove ne veniamo. Il fatto che noi usiamo il blu oltremare, il blu cobalto, il Bruno Van Dyck, lo usiamo perché delle persone nel passato lo hanno usato e attraverso i loro dipinti ci hanno mostrato come usarlo. E quindi ci hanno trasmesso
qualche cosa. Questo patrimonio che ci hanno trasmesso non deve essere perso totalmente, quindi non dobbiamo dare, come facciamo molto spesso, dei nomi a delle cose solo perché le sentiamo dire, sentiamo nominare così. Per esempio quando parliamo di naturalismo, di romanticismo, quando parliamo di realismo. Ecco, se li collochiamo nella storia dell'arte, noi abbiamo proprio l'idea e la sensazione che ciò che ci viene descritto oggi e ci viene liquidato come pittura realista, come pittura romantica, surrealista, impressionista, siano assolutamente parole vuote. Sono parole piene se vengono usate per descrivere il tempo in cui quelle parole erano piene di energie, piene di vitalità e di novità rispetto a quello che succedeva in quel momento. Invece noi possiamo dire: io voglio dipingere con lo stile di quella persona, perché mi piace, perché lo sento che questa cosa mi entra proprio dentro e fa parte proprio di me. E allora noi ci mettiamo a studiare questa persona e andare dove è possibile a vederli dal vero queste opere per riuscire a capire come sono dipinte. Ecco, questo è un modo, anche è un altro modo per riuscire attraverso un'altra persona a capire che dentro di noi c'è quella persona che in quel momento non vuole uscire fuori o non ha la possibilità di farlo, ma che invece, presa per mano magari da un altro o da una persona che ci ha preceduto, può fare tutto ciò, cioè venire fuori e acchiappare e afferrare il proprio stile. Ma la pittura è fatta sempre di battaglie, sempre e costantemente, e quindi quello che si chiama blocco creativo, sconforto, delusione, frustrazione, non sono altro che passi necessari che qualsiasi pittore ha incontrato, perché sono passi relativi proprio alla formazione culturale e anche tecnica di ognuno di noi. Avete visto che io, e ritorno un po' al quadro ogni tanto, come sempre faccio nei miei video, avete visto come il bianco mi è servito proprio per dare un'idea in qualche modo di una percezione un poco più complessa che i nostri occhi hanno nei confronti di una visione in controluce, quando sanno che il chiarore è dietro, e quindi sì, se io fotografo quel campo io posso vedere tutti i rami e quindi ben delineati, ma quando io lo vedo dal vivo questi rami così delineati non riesco a vederli. Ecco, in quel momento l'oggettività per me non è tanto la restituzione fotografica di quello che vedo, ma è la restituzione di quello che io percepisco in quel momento. Non è neanche l'impressione della luce, è proprio la mia percezione della luce e della forma che in quel momento ho e che io in questo momento, in questo dipinto, voglio assolutamente replicare sul dipinto. E quindi vedete che in mezzo ai rami, e poi lo vedete anche da vicino, questo bianco si frantuma e si unisce al verde, e quindi vi è questa nuance che in altre parti non si vede, o si vede meno, che però mi serve a me, e voglio rappresentarla proprio così, per dare, anche se in un quadro così piccolo, questo tipo di impressione. Poi la ricerca delle ombre, per esempio di questa che sto eseguendo, la ricerca delle ombre sul terreno relative proprio all'ombra della fronde che viene sul prato, ovviamente deve essere frutto anche di osservazione, per cui devo sapere che il bordo è più scuro dell'interno che è chiaro perché vi è in controluce, se no io non riesco a leggere proprio lo spazio che è proprio dentro l'ombra, e quindi devo cercare di far sì che le pennellate che io eseguo dentro l'ombra, proprio dentro le fronde ombrose, sia fatta in modo tale che lasci all'occhio la possibilità di ricostruire un paesaggio, andando proprio a cercare fittamente dentro la memoria di ognuno di noi che proprio vediamo in quel momento un paesaggio di questo tipo.
Per cui la percezione è fondamentale e ci aiuta proprio a negoziare anche fra la nostra osservazione e proprio la restituzione che abbiamo del paesaggio sul dipinto che andiamo a proporre. Schopenhauer muore nel 1860, se non erro, e praticamente quasi contemporaneamente vi è un'altra persona a cui noi abbiamo proprio che abbiamo preso questo termine, questo nome, che è Gustave Courbet, che parla di realismo, che per la prima volta sentiamo questa parola che noi usiamo in maniera così semplice, così magari delle volte anche banalizzando il concetto, che ce la spiega. Perché c'è un vero e proprio manifesto di ciò che lui intendeva affermare. Quindi in quel momento la pittura di paesaggio diventa l'osservazione proprio della natura, non intesa proprio come sublimazione della natura, ma proprio l'osservazione della natura in restituzione di ciò che si vede. E questo diventa anche, oltre che contemplazione, se ne va dal livello di contemplazione, ma diventa osservazione, quindi restituzione di una scelta della realtà. Cioè il pittore sceglie quale realtà ci vuol far vedere per farci costruire dentro un'impressione, quindi lasciarci una lettura che si svolge in due binari. Uno è quello del soggetto che viene rappresentato e l'altro è di come viene rappresentato, che è in maniera straordinaria e potente, fondamentale proprio per l'oggetto della rappresentazione. Cioè Courbet usa il suo stile per raccontare il suo modo di intendere la pittura, e che non può essere raccontata in nessun altro modo, secondo lui, se non tramite il suo stile. Per cui paradossalmente non esiste quasi una pittura realista, ma una pittura che Courbet dice: io sono il realismo. A un certo punto è come se lui lo dicesse: guardate che io sono il realismo. Quindi il realismo inizia e finisce con me. Però andiamo a vedere che cos'è che dice lui. Signori e cari colleghi, voi avete creduto bene di aprire uno studio di pittura allo scopo di poter liberamente continuare la vostra educazione artistica e vi è piaciuto di offrire a me la direzione. Prima di ogni altra risposta bisogna che mi spieghi con voi su questa parola direzione. Io non posso accettare che si discorra fra noi di professori e alunni. Devo spiegarvi ciò che ho avuto recentemente occasione di dire al congresso di Anversa. Io non ho e non posso avere allievi. Siccome io credo che ogni artista debba essere il maestro di se stesso, così non posso pensare a fare il professore e non posso insegnare la mia arte, né l'arte di una scuola qualsiasi, perché nego l'insegnamento dell'arte, o in altri termini sostengono che l'arte è tutta individuale e che per ciascun artista non è altro che il risultato della propria ispirazione e dei propri studi sulla tradizione. Aggiungo che l'arte o il talento, secondo me, non dovrebbero essere per un artista che il mezzo di applicare le sue facoltà personali alle idee e alle cose dell'epoca in cui vive. In particolare, l'arte della pittura può consistere soltanto nella rappresentazione delle cose che l'artista può vedere e toccare. Ogni epoca può essere rappresentata solo dai propri artisti, voglio dire dagli artisti che in quest'epoca sono vissuti. Ritengo gli artisti di un'epoca assolutamente incompetenti a rappresentare le cose di un secolo passato o futuro, e cioè a dipingere il passato e l'avvenire. È in questo senso che nego la pittura di avvenimenti storici applicata al passato. La pittura storica è essenzialmente contemporanea. Ogni epoca deve avere i suoi artisti che la esprimono o la rappresentano per i posteri. Un'epoca che non ha saputo esprimersi per mezzo dei suoi artisti non ha il diritto di essere espressa dagli artisti che vengono dopo. Sarebbe falsificare la storia. La storia di un'epoca finisce con l'epoca stessa e con quanti dei suoi rappresentanti l'hanno espressa.
I tempi nuovi non possono aggiungere nulla all'espressione dei tempi più antichi, né ingrandire o abbellire il passato. Ciò che è stato è stato. Lo spirito umano ha il dovere di lavorare sempre sul nuovo, sempre nel presente, partendo dai risultati acquisiti. Non bisogna mai ricominciare, ma procedere di sintesi in sintesi, di conclusione in conclusione. I veri artisti sono quelli che riprendono un'epoca giusto al punto in cui essa era stata condotta dai tempi precedenti. Andate indietro. È come non fare nulla. Andare indietro è come non fare nulla. È agire in pura perdita. Vuol dire non avere né compreso né messo a profitto l'insegnamento del passato. Così si spiega che le scuole arcaiche di ogni specie si riducono sempre alle più inutili complicazioni. Sono anche del parere che la pittura è un'arte essenzialmente concreta e che può consistere soltanto nella rappresentazione delle cose reali e esistenti. È un linguaggio tutto fisico che ha per parole tutti gli oggetti visibili. Un soggetto astratto, invisibile, che non esiste, non è di dominio della pittura. L'immaginazione in arte consiste nel sapere trovare l'espressione più completa di una cosa esistente, ma mai nel supporre questa cosa o nel crearla. Il bello è nella natura e si riscontra nella realtà sotto le forme più svariate. Vedete come per Courbet la nostra idea proprio di realismo non ha niente a che fare con la sua. E quando noi parliamo di realismo dovremmo usare assolutamente un'altra parola. Dovremmo usare io dipingo le cose in maniera naturale. Ma cosa vuol dire dipingere le cose in maniera naturale? Allora lo dipingi in stile impressionista o espressionista? Ecco, ridurre le cose a delle etichette, a dei modelli, per incasellarli dentro delle caselle, non è il modo migliore per riuscire ad affrontare il nostro modo di fare pittura. Chiaramente lui non sapeva che cos'era la pittura astratta, però lo dice guardate che io non dipingo solo il colore per vedere proprio il colore esattamente com'è, ma proprio so che il mio colore rappresenta qualcosa di reale. Lui non avrebbe assolutamente avuto modo di capire o di poter pensare che la pittura astratta, cioè il colore astratto sulla tela, potesse essere veramente invece potente e interessante. E quando noi andiamo a vedere un quadro suo, è per quello che noi siamo anche attratti da certi suoi particolari, perché finiamo nella contemplazione proprio dell'oggetto in se stesso. Ritorniamo a quello che diceva Schopenhauer, cioè a vedere quello senza volontà, proprio a contemplarlo per quello che è il dipinto. Queste cose a me interessa proprio dirvele mentre che vi faccio vedere il dipinto che sto facendo, e che devo dire in qualsiasi momento io lo terminerei lì, perché delle volte mi piace proprio anche lasciare i dipinti in quel modo lì. Poi io vado avanti e mi rendo conto anche vedendolo che magari sarebbe stato interessante anche averlo lasciato in quel momento, oppure aver lasciato alcune parti così come sono. Ma ritornando a quello che dicevamo prima, proprio vediamo com'è importante calarsi all'interno della storia per poter prendere dalla storia ciò che è necessario per capire proprio il presente. Questo angolo qua mi dà particolari problemi e quindi sto cercando di capire come poterlo realizzare, come poterlo ottenere. In questo momento non mi dà la soluzione che voglio, però delle volte faccio così. Ecco, quando c'è un piccolo pezzo che non riesce a entrare in sintonia col resto, faccio delle prove che poi possono essere modificabili in modo tale che possa farlo con tranquillità, senza problemi, senza dovermi ripetere dentro di me che sto facendo assolutamente il quadro fondamentale che deve rimanere così. No, è sempre un'esperienza, è sempre un esperimento, esperimento vuol dire fare esperienza col colore. Non diamo l'accezione di esperimento come qualcosa di buttato lì.
No, l'esperimento è proprio esperire, cioè fare esperienza col colore. Tutta l'esperienza che noi facciamo, che è dentro l'esperimento, è ciò che noi poi ci portiamo dopo quell'esperimento che noi abbiamo fatto, e quindi l'abbiamo compreso per sempre nella nostra vita, e quindi per sempre dentro la nostra pittura che faremo di lì in avanti. In questo modo. Tosto che lo si scopre in essa, dice Courbet, il bello appartiene all'arte o piuttosto all'artista che sa vederlo. Dacché esso è reale e visibile, ha in se stesso la sua espressione artistica. Ma i nostri accorgimenti figurativi non hanno il diritto di deformare questa espressione. Non possiamo modificarla, che è a rischio di snaturarla e quindi di indebolirla. Il bello dato dalla natura è superiore a tutte le convenzioni dell'artista. Il bello, come la verità, è legato al tempo in cui si vive e all'individuo che è in grado di percepirlo. L'espressione del bello è in ragione diretta della forza di percezione acquisita dall'artista. Ecco la sostanza delle mie idee in arte. Con delle simili idee, concepire il progetto di aprire una scuola per insegnarvi dei principi convenzionali vorrebbe dire ricadere nelle formule incomplete e banali che hanno ovunque diretto fin qui l'arte moderna. Non ci possono essere scuole, non ci sono che dei pittori. Le scuole servono soltanto a ricercare i procedimenti analitici dell'arte. Nessuna scuola può da sola avviare alla sintesi. La pittura, se non vuole cadere nell'astrazione, non deve concedere il predominio a un mezzo particolare dell'arte, sia esso il disegno, il colore o la composizione, o qualunque altro dei mezzi molteplici che soltanto nel loro insieme costituiscono questa arte. Io non posso quindi avere la pretesa di aprire una scuola, di formare allievi, di insegnare questa o quella tradizione particolare. Io non posso che spiegare a degli artisti, che sarebbero i miei collaboratori e non i miei allievi, il metodo col quale, secondo il mio modo di vedere, si diventa pittori, e con il quale io stesso, fin dall'inizio, ho cercato di diventarlo, lasciando a ognuno, nell'applicare tale metodo, l'intera direzione della sua individualità e in piena libertà dell'espressione che gli è propria. A questo scopo la costituzione di uno studio in comune, che ricordi le collaborazioni così feconde delle botteghe del Rinascimento, può certamente essere utile e contribuire all'inizio dell'epoca moderna della pittura, e perciò mi dedicherò con premura a tutto ciò che mi chiederete per raggiungere questo fine. Quindi capite che c'è uno scolamento, c'è una distanza incredibile e tra noi ovviamente e Courbet, e poi pensare a quello che è stata l'arte moderna e l'arte contemporanea, e per lui già quella, perché per tutti l'arte moderna è nel momento in cui tu sei cosciente di essere un artista, di essere qualcuno che propone delle immagini, sei moderno e contemporaneo a te stesso naturalmente, però non sa quello che sarebbe venuto dopo, come noi non sappiamo quello che verrà dopo. E quindi è fondamentale riuscire a ricostruire, e a partire da questi pittori che prima di essere pittori sono delle persone che pensano proprio e agiscono in maniera proprio determinata secondo delle idee, e non soltanto dei principi tecnici su cui si basano, ma hanno ricercato per tutta la vita il loro stile, e quello stile gli ha permesso poi di andare a costruire di costruire tutta ovviamente la loro pittura. Adesso qui vedete come il giallo Winsor prende il sopravvento, e lo uso proprio per dipingere il prato, per creare la luce di questo prato, che è un pochino più calda in relazione proprio al fatto che sotto c'è un poco di ocra gialla, che poi vedrete continuerò a mettere. La parte sulla sinistra mi piace moltissimo, e poi ovviamente la cambierò, però la vedo in questo momento che mi piace molto, e però poi la vado a cambiare, quindi questo succede, e vuol dire che io avrò due possibilità e due soluzioni che posso attuare, e che l'esperienza proprio mi insegna che posso attuare e determinare. Vedete, la parte su cui io vado a dipingere qui è asciuttissima,
Quindi mi piace proprio usare il pigmento così, senza diluente, o usandolo così come viene fuori dal tubetto, perché ha questa forza e mi dà proprio questo carattere di pennellata molto, molto scabra e scarna, che mi aiuta proprio a definire questo pattern, direi, pittorico del prato in questione, che in questo momento sto dipingendo. Tornando a noi, come dobbiamo porci davanti a una tela e a un oggetto che è fuori di essa per produrlo e riprodurlo sulla tela? Come dobbiamo pensarci noi? Ecco, se ci pensiamo come persone che possono avere un'occasione per riuscire a mostrarsi e a percorrere quella strada che li porterà piano piano ad avere il proprio stile, questa sarebbe una cosa straordinaria e fantastica, riuscire a iniziare a dipingere ciò che abbiamo in maniera proprio sintetica. Però per farlo avere l'accortezza di usare poca pittura, di costruire come abbiamo visto dall'inizio, delle zone proprio in cui io posso dare il colore, che con il pennello riesco a coprire, facendo delle nuance, avendo cura di vedere come ottenere quel tipo di verde, quel tipo di rosso, quel tipo di azzurro, e andare e procedere in maniera proprio determinata su di esso. Sapere che i colori, come abbiamo visto, hanno le loro particolarità, per cui quelli trasparenti non posso pensare che possano essere coprenti e viceversa, non posso pensare che i colori coprenti possano essere trasparenti. Ecco, quando noi abbiamo la possibilità, guardate, vi porto proprio all'estremo. Se io prendo un dipinto, una tela, io divido la tela in 3 sezioni, una grande, una piccola striscia al centro e una un pochino meno grande in fondo, e dipingo queste 3 strisce, una di azzurro, una di verde e una di giallo. Ecco, se io riesco a tenere la pennellata sempre uguale in tutte queste 3 strisce, io ho già fatto un'esperienza di pittura e di divisione in sezione degli spazi che è fondamentale, e mi dà molto di più che prendere una fotografia a caso e cercare di riprodurre quella, perché in quel momento lì invece noi siamo alle prese con un materiale che è il pigmento, e non può essere assolutamente destinato a eliminarsi completamente, da far eliminare la pennellata completamente, visto che abbiamo la possibilità di averla e di costruire questo segno. Ora, se noi andiamo a vedere certi dipinti dell'Ottocento in cui ovviamente la pennellata era quasi cancellata, ma lì vi era una determinazione, vi era una sorprendente abilità tecnica destinata proprio a quel tipo di pittura. Ecco, se io poi voglio che la pennellata possa sparire, ecco, allora io devo partire ancora di più e ancora con più motivazioni proprio dal pigmento stesso, perché solo il fatto di riuscire a vedere come 2 pigmenti possono unirsi e lasciare una sfumatura tale che io non possa individuare la pennellata all'interno di essa, mi dà proprio la misura di quanto sia importante e particolare riuscire a avere una manualità che mi consenta uno sviluppo così straordinario come quello proprio di annullare la pennellata stessa. Ma visto che noi magari questo intendimento non lo abbiamo e abbiamo la possibilità invece di costruire il nostro segno, lo possiamo fare determinando proprio il colore che va messo sulla tela e cercare di farlo seguendo gradualmente i progressi e i percorsi in maniera proprio anche lenta, anche metodica, però che ci consentono proprio di sapere che se noi andiamo col pennello sopra un altro colore lo sporchiamo, diciamo in senso proprio brutale. Ecco, proprio quando noi uniamo 2 colori che lo vediamo benissimo che non riescono proprio a dialogare insieme e che lasciamo nell'altro colore dei pezzettini del colore che abbiamo
che abbiamo steso. Per esempio, se io ho un viola cobalto e ho un viola cobalto è vicino a una superficie di giallo, diciamo di giallo di cadmio, è chiaro che se io col viola cobalto vado sopra il giallo di cadmio non potrò avere la pretesa che il viola cobalto sia totalmente coprente, quindi mi lascerà una piccola striscia e questa striscia sarà brutta da vedersi se non è intenzionale. Ecco, e più questa striscia sarà pesante, quindi piena di colore, e più l'effetto sarà brutto. Meno colore invece avrà e più l'effetto sarà anche gradevole e quindi superabile nella soluzione, quindi intervenendo sopra di esso. Quindi la regola è quella di costruire delle superfici semplici, di definire definire degli esercizi che ci possono aiutare a conoscere il colore e a vedere come fa a compenetrare un colore nell'altro, quindi fare degli esercizi di sfumatura e poi da quelli costruire dei piccoli bozzetti, delle piccole cose, copiandole dal vero e passando poi al disegno. Però se noi osserviamo con passione i dipinti che abbiamo la possibilità di vedere dal vivo, anche magari solo quelli piccoli, oppure abbiamo possibilità di vedere i bozzetti, soprattutto pitture dell'Ottocento, del Novecento, noi possiamo vedere cercare di capire, perché la pennellata lì si vede in maniera naturale e importante, e dentro lì possiamo avere già un grande maestro, una grande persona che ci può guidare anche nella soluzione di alternative che noi possiamo avere proprio al nostro segno stesso, e quindi cercare di scoprire altre cose, dire ecco, guarda un po', non ci ho pensato l'accostamento di questo colore, il modo di metterlo, non ho pensato a come io potevo farlo, e in quel momento lì invece, vedendo quello, sono stato illuminato. E così come incontrando qualsiasi video che noi vediamo o qualsiasi pittore che abbiamo occasione di vedere lavorare, naturalmente. In quest'ultima parte ovviamente farò una cosa che determinerà un poco di vibrazione all'interno del dipinto. Andrò a mettere il blu cobalto dentro la vegetazione. Ma prima volevo indicarvi che il colore che ho messo sul bordo quasi vicino alla tela è quel blu lì, che mi sono dimenticato di dire, è il blu turchese ftalo, naturalmente. Ho messo un pochino di nuvole qua proprio perché per riuscire a equilibrare un poco il dipinto, anche se queste nuvole, come vedete, mi stanno ponendo dei problemi. Allora vedete che adesso sto facendo questo bianco della nuvola, no? Per esempio. Non sono molto convinto, penso che nonostante non sia convinto, penso che devo vedere proprio, ecco, in questo momento che ho visto proprio che non andava bene questo, allora è meglio che lo ricopra e che lasci solo quella piccola nuvola, in modo tale che si equilibri il dipinto, però non sia troppo come dire, troppo presente, ecco, sia una cosa abbastanza flebile nel complesso del dipinto. Mentre io andrò a mettere il blu cobalto, vi ricordo che vorrei continuare di nuovo le live in cui commentiamo i lavori insieme, quindi vi chiedo che se volete inviarmi dei lavori potete farlo nella mia mail repetti.alberto@gmail.com, me li mandate con una breve scritta dove mi dite che mi autorizzate ad usare il video, il vostro dipinto durante la live su YouTube, naturalmente. E quindi con questi colori che vedete qui sulla tavolozza abbiamo realizzato questo piccolo dipinto, e
un piccolo dipinto proprio di 20 x 25 centimetri. Ecco, iniziando proprio da questi formati, per chi non è avvezzo alla pittura, è un buon modo proprio per introdursi a questo bellissimo mondo, naturalmente. Ovviamente un consiglio è quello di, all'inizio sembrerà una cosa assurda, però pochi colori, però che siano dei buoni colori, ecco. Non lesinate se potete nella spesa, perché comprare dei buoni colori, anche se costano un pochino, però poi vi accorgerete che rendono molto di più di quanto possono rendere dei colori che sembrano più in quantità maggiore, ma sono poveri proprio di pigmento. Vedete questo blu che dà questo poco di vibrazione a tutto il dipinto, che mi divertiva proprio mettere al termine del dipinto. Quindi non mi resta naturalmente che augurarvi a tutti e a tutte un buon fine settimana, una buona giornata, una buona serata, e naturalmente ringraziarvi perché siete sempre presenti con i commenti. Io non riesco a rispondere a tutti perché, come sapete, ho in corso una esposizione alla Biblioteca Universitaria di Genova dal 18 aprile fino al 25 settembre, orari dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 6:30 del pomeriggio, e quindi spesso sono là in mostra, e quindi se avete occasione di venirmi a trovare, ci vediamo là. Un saluto e a presto.